Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con un classico piatto della domenica a pranzo, polpettone con patate. Se volete mitigare la potenza aromatica dell'aglio potete smorzarla utilizzando l'aceto. Tagliatelo finemente o spremetelo, poi mettetelo a marinare in una ciotolina e lasciatelo riposare fino al momento di utilizzarlo. Polpettone e polpette sono quei piatti che si fanno per recuperare avanzi di cibo, come ad esempio il pane raffermo. Se avete quello, utilizzatelo tranquillamente. Tagliatelo a pezzetti o utilizzate direttamente dei pezzetti di pane avanzato e metteteli in una ciotola bagnandoli con un bicchiere di latte per far sì che si ammorbidiscano e lasciateli inzuppare per una decina di minuti almeno. Mentre il pane si impregna di latte, continuate con la preparazione e tritatevi un mazzetto di prezzemolo fresco che aiuterà ad amplificare gli aromi presenti nel polpettone. Dicevo che questo piatto nasce per recuperare avanzi e anche la carne stessa era carne già cotta avanzata da precedenti preparazioni. Se però non doveste averne da recuperare, utilizzate mezzo chilo di macinato di manzo o misto con maiale. Aggiungetegli quindi tutti gli ingredienti che avete preparato. Un uovo intero aiuterà a legare tutti gli ingredienti insaporiti a piacere con sale e pepe. Aiutandovi con un cucchiaio di legno o più efficacemente con le mani, bisogna ora cercare di mischiare bene carne, pane e aromi per formare un impasto omogeneo e ben distribuito. Se latte e uova avessero reso troppo umido l'impasto, potete asciugare con qualche cucchiaiata di pangrattato e concludere la preparazione del polpettone con il parmigiano grattugiato. Anche il formaggio aiuterà a rendere solido il polpettone. Tenetene conto se in futuro voleste renderlo più o meno morbido. Date quindi un'ultima mescolata per distribuire bene anche il formaggio, poi coprite la ciotola con la pellicola alimentare e lasciate riposare in frigorifero in modo che gli aromi si diffondano nella carne. Un paio d'ore andranno bene, tutta la notte andrebbe ancora meglio. Mentre l'impasto riposa, preparatevi le patate, quelle che più preferite. Io uso patate a pasta gialla piuttosto sode. Le taglio a pezzi abbastanza grossi, cercando, per quanto possibile, di fare dei pezzi più o meno tutti della stessa dimensione in modo da cuocersi poi in maniera omogenea. Per evitare poi di sprecare olio sul fondo della teglia, senza neanche condire bene tutte le patate, prima di infornare le condisco in una ciotola come fosse un'insalata. Verso il giusto quantitativo di sale e di pepe, ma soprattutto di olio, e arricchisco con degli aghi di rosmarino secco, poi mescolo bene aiutandomi con 2 cucchiai. Patate e polpettone hanno all'incirca lo stesso tempo di cottura e potreste benissimo cuocere tutto insieme, ma vi sconsiglio di mettere tutto in un'unica teglia. Mettendo le patate da sole in una leccarda con carta forno potrete distribuirle evitando di ammassarle una sull'altra. In questo modo non si creerà ristagno di vapore attorno alle patate, evitando l'effetto bollito e ottenendo delle patate dorate e croccanti. Dopo il riposo in frigorifero si può quindi procedere alla formazione del polpettone. Versate l'impasto su un foglio di carta forno e aiutandovi con le mani formate un salsicciotto e iniziate a dargli la classica forma del polpettone. Premetelo e fatelo girare su tutti i lati per compattarlo, poi dopo esservi inumiditi le mani, livellatelo su tutta la superficie per renderlo liscio e privo di imperfezioni. Non sono stati aggiunti grassi nell'impasto, quindi una spruzzata di olio in superficie sarà indispensabile per farlo poi risultare più abbrustolito e dorato esternamente. Adesso potete trasferirlo con il suo foglio di carta forno all'interno di una teglia che lo contenga comodamente e infornare assieme alle patate su 2 diversi ripiani del forno. Io lascio il polpettone in alto in modo da poter poi eventualmente utilizzare la funzione grill se la crosticina esterna dovesse essere troppo pallida. Passata circa un'ora, polpettone e patate dovrebbero essere pronti e potete trasferirli sul vostro piatto da portata. Un letto di patate calde e croccanti con all'interno un polpettone fumante sono tra le immagini più suggestive e invitanti che si possono portare a tavola. Prima di tagliare la carne vi consiglio di lasciarla intiepidire qualche minuto, sarà più facile tagliarla e ottenere delle fette precise senza romperle. Provate ad arricchire questa ricetta base con verdure, uova e gli avanzi che avete in modo da utilizzarla come metodo per evitare sprechi, trasformandoli in un piatto al quale difficilmente si riesce a dire di no. Io come ogni giovedì vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!